Ciao a tutti e benvenuti in questo video. Sì, ho dovuto mixare le due sigle perché non sapevo bene se questo video collocarlo, diciamo, nella playlist del garage o nella playlist degli oggetti tech che porto sulla, diciamo, sezione principale del canale. Alla fine è uscita una via di mezzo, lo metterò in tutte e due le playlist perché è una lavorazione che andiamo a fare sul Subaru, ma è anche un prodotto che può servire chiaramente per molte altre tipologie di vettura, perché parliamo di nuovo di una dashcam. Questa qui l'ho presa io. Sinceramente nel tempo mi hanno mandato delle altre dashcam che però non mi ispiravano per niente. Fare un video di una dashcam per me richiede tantissimo tempo tra il montaggio, le clip eccetera. Non sono neanche mai riuscito a sconsigliarvele, ne ho 2 o 3 qua in giro che sono un po' una porcheria. Avevo fatto dei video in passato sulla mia prima 70 mai, diciamolo all'italiana, che è quella che ho ancora funzionante sul furgone. Avevo poi preso la versione Plus con la retrocamera che ho ancora funzionante sulla macchina di famiglia e adesso è raggiunto il momento per me di mettere la dashcam anche nel Subaru e quindi ho voluto un prodotto della stessa marca ma un prodotto un po' più moderno con caratteristiche migliori, perché parliamo della A810. Non è uscita ieri, c'è già da un po' di tempo, però è attualmente un ottimo prodotto di alta gamma perché parliamo di una dashcam 4K col GPS integrato, particolari funzioni che possono servire o non servire, e offre poi la possibilità di installare come accessorio il modulo 4G che vi farò vedere, dove mettendo dentro una SIM e collegandolo all'impianto elettrico della vettura vi permette di controllare la distanza, ricevere notifiche. Ve lo farò vedere ma io non lo monterò. Tante volte mi domandate se con le dashcam possiamo avere una funzione per prevenire gli atti vandalici eccetera. Secondo me no, perché tanto vedono che c'è, sanno dove non riprende, le fiancate non le riprende, vi arrivano di lato, vi sfregiano la fiancata, non avete risolto nulla. Per tenere sotto controllo una macchina soggetta magari a dispetti ci va una telecamera che riprende la macchina. Siccome la dashcam ha un consumo minimo ma ce l'ha, e siccome io il Subaru non è una daily car che uso tutti i giorni ma se va bene la uso una volta alla settimana, ho preferito non mettere quel kit che tra l'altro non mi serve a nulla perché o è in garage o ce l'ho sott'occhio. Telecamera che dovrebbe avere delle alte prestazioni a fronte di un costo non indifferente, perché vi linko dove l'ho presa su Amazon e costa circa 230 euro il kit anteriore più posteriore, anche se poi vedrete che purtroppo c'è un problema. Il kit di connessione 4G, se vi interessa, so che comunque funziona bene, ci sono anche altri video, io l'ho preso comunque per farvelo vedere, o farò il reso, se qualcuno gli serve ve lo vendo. Perché metto una dashcam? Perché, come ho già detto in altri video, per me è una sicurezza che io la renderei praticamente obbligatoria sulle auto, perché in certi casi dove le dinamiche degli incidenti eccetera non sono chiare, se tutti avessero una dashcam secondo me il problema sarebbe risolto. A scopo personale può servire, perché se succede qualcosa hai comunque una registrazione, in questo caso sia davanti che dietro. Poi ai fini legali, se bisogna portarle davanti a un organo preposto eccetera, possono prendere in considerazione o meno i video della dashcam, però almeno li avete per voi stessi, perché tante volte succedono delle cose e alla fine non si sa mai cosa è successo veramente, e questa è una cosa bruttissima. Poi su una macchina sportiva può servire anche perché magari vai a fare qualche track day e te lo registri. Insomma, svariate occasioni dove può servire. Ora non perdere tempo, andiamo avanti con lo spacchettamento, ma prima di andare avanti mi raccomando iscrivetevi al canale, che a voi non costa nulla, è solo un click, a me darebbe un grosso supporto per farlo crescere. Va bene, spacchettiamola e cominciamo a fare un po' di prove. Allora, eccola qua la A810 HDR 4K, qui c'è tutto il set principale, ma non finisce lì perché abbiamo anche quest'altro kit. Dunque, prima cosa toglierei la pellicola perché sicuramente vi sta dando fastidio nelle inquadrature. Confezione che è molto elegante, nera, compatta, abbiamo già qualche dettaglio, immagine 4K con HDR, sensore Sony Starvis 2 IMX678, ha il motion detect, quindi il rilevamento delle persone, e supporta la doppia registrazione. Abbiamo qualche dato tecnico sulla scatola, l'apertura delle lenti, dove viene prodotta, alimentata a 5 volt 2 A, nient'altro di particolare. Prodotto certificato, il vero marchio c'è, tutto quello che serve. Apertura a scorrimento, un sacco di roba troveremo qua dentro, partendo da quello che riguarda la manualistica con un manuale utente e anche il manuale della camera posteriore.
Come lingue abbiamo anche l'italiano a pagina 26, dove abbiamo tutta la panoramica dei comandi, dell'installazione, degli accessori, dell'app. Abbiamo abbastanza materiale da leggere. Per quanto riguarda la retrocamera abbiamo solo cinese, inglese e un'altra lingua. Poi le classiche basette pellicolose, le chiamo, per attaccarla non direttamente sul vetro ma su queste basette, una volta ne davano di più, adesso danno solo una per la camera principale e una per la retrocamera. Qui chiaramente abbiamo le due telecamere con un po' di accessori. Partiamo dalle cose basilari. L'alimentatore da presa accendisigari, dove dobbiamo collegare la telecamera in questa porta, molto piccolo, dovrebbe rimanere abbastanza a filo. La classica levetta per far spazio, far passare i cavetti. Una base adesiva che sarà per la telecamera principale. Due cavi, uno USB Type-C che serve per arrivare alla camera principale e uno che sarà la connessione per la retrocamera con il plug che va sulla telecamera e il plug piccolino da mettere sulla principale. Lunghezze di questi cavi. Allora abbiamo 5 metri e mezzo per il cavo che va alla retrocamera, l'ho proprio misurato col metro, e 4 metri il cavo per alimentare la camera principale. Ora veniamo ai protagonisti del video, che sono la retrocamera. Questa mi sembra esattamente la stessa che avevo già provato sulla prima versione della Plus, che è ancora perfettamente funzionante. Abbiamo un corpo molto leggero in plastica, adesivo, regolabile, quindi possiamo riuscire a metterla più o meno dove ci serve, e la connessione appunto circolare con il cavo che abbiamo visto prima. Niente di particolare, questa c'è giusto per vedere anche dietro, ma non ha sicuramente le caratteristiche e prestazioni che avrà il modulo principale, ossia la nostra A810. È un bell'oggetto da tenere in mano. Qui c'è la sua basetta che ha un piccolo incastro, quindi non viene via. Tutte le caratteristiche: 4K Ultra HD, speaker, connessione per la retrocamera, alimentazione in ingresso, micro SD, pulsante laterale. Qui sopra tutte queste aperture sicuramente per il raffreddamento, qui dei microfoni, una luce, 4 pulsanti funzione che fanno varie cose, bottone 1, 2, 3, 4, pulsante d'accensione e ovviamente il modulo con regolazione che è molto ampia, con un movimento molto duro, quindi non si sposterà una volta piazzata, e abbiamo tutto quello che riguarda l'hardware. Ma nell'hardware abbiamo anche questo kit, che chiaramente è il kit 4G. Qui dentro troviamo la spilletta per l'apertura, il manuale con anche l'italiano a pagina 37, molto piccoli, bisogna avere 10 decimi per leggere tutto, però comunque ci sono e sono stampati. Pulsante, indicatore vanno per la SIM, porta Type-C, adesivo, cavo di alimentazione, eccetera eccetera eccetera. Sostanzialmente avremo questo che è il modulo, ok, con un pulsante, un'antenna, l'attacco per la Type-C e il carrellino per la SIM, completo anche di adesivo, che va connesso con l'installazione quella cablata, quindi punto di massa 12 volt che arriva dal sottochiave e 12 volt permanente. Cavo Type-C in uscita, e questo servirà per stabilire la comunicazione tramite SIM indipendente della nostra camera, per consultarla, guardarla da remoto, eccetera. Ora facciamo la prima accensione a banco e poi ovviamente andiamo a installarla sulla vettura. Allora, adesso facciamo la prima configurazione, quindi cerchiamo tutte le lingue, sapevo e dovremmo sì avere l'italiano. La spia, se è blu in standby, se verde registra, se è rossa in errore. Pulsante di accensione, questo qui di lato, per accendere e spegnere lo schermo, tieni premuto per spegnerla. Pulsante accensione quando spento, tieni premuto per accendere. Ok, ora non registra perché manca la memory card. Abbiamo qui una normalissima SanDisk da 32, dovrebbe digerirla. Chiede di formattarla, vediamo gli ok, formattazione riuscita, caricamento in corso, va bene. Che cosa possiamo vedere? Intanto quello che sta inquadrando, poi possiamo switchare sulla camera posteriore, controlliamo le impostazioni. Allora, impostazioni video, durata registrazione 1 minuto, queste ve le potete poi personalizzare, archiviazione, compressione alta, compressione bassa, risoluzione video, 3000, prestazioni scarse, cambiare la scheda di memoria, molto bene, vabbè.
se avete in casa una SanDisk Ultra da 32 classe 10 non gli piace. Proviamo con una Kingston Canvas Select Plus 64 GB in classe 10. Ok, torniamo alle impostazioni, formata la memory card, va bene, formattiamo. Formattazione riuscita, caricamento in corso, va bene. Torniamo dove eravamo prima. Impostazioni video, risoluzione video 3840 la lasciamo al massimo, HDR attivo, frequenza di aggiornamento la lasciamo in NTSC a 60, vediamo come va. Velocità, latitudine, longitudine, logo 70 May, lasciamolo. Immagine telecamera estesa, questo poi dovremo capire cosa serve. Rotazione telecamera estesa, ok, allora la telecamera estesa è la retro, quindi immagine telecamera estesa, se la abilitiamo vediamo cosa succede. Rotazione, se dovete metterla al contrario bisogna fare la rotazione. Postazione di sistema, hotspot wifi e per fare l'accesso. Ora di spegnimento vuol dire dopo quanto si spegne, la lasciamo sempre accesa. Autospegnimento quando arrestato, e qui possiamo fare l'auto off in 5 minuti, in 10 minuti, in 20 minuti o non spegnere automaticamente in 20 minuti. Iniziamo a metterlo a 5, vediamo se l'ha tenuto. Sì, chiaramente non ve lo sto facendo vedere, ma tutte le impostazioni, ci muoviamo su e giù, diamo conferma, torniamo indietro, semplicissimo. Stato posizionamento satellite, in questo momento siamo al chiuso, prende poco e nulla. Hotspot wifi, ora spegnimento, va bene. Poi abbiamo formatta, sicurezza parcheggio, rilevamento collisione, nessun cavo di sorveglianza parcheggio rilevato, sensore di movimento, nessun cavo collegato, protezione batteria del veicolo, questo è interessante. Altro, medio, basso, lasciamolo medio. Viaggio smart, video di emergenza, registra video di emergenza, sensibilità rilevamento di collisione alto, funzioni ADAS, postazione suono, tono richiesto on off lo togliamo, suono tasti mi piacerebbe, la registrazione anche, volume altoparlante medio. Poi scarica app, aggiorna sistema. Torniamo nelle impostazioni. Allora, lo scarica app non lo facciamo perché io ho già un'app. Vediamo adesso l'applicazione. Una volta entrati nell'app avete la visione in tempo reale di quello che sta registrando la dashcam. Potete disattivare o attivare il microfono, scattare una foto istantanea. Poi avete accesso all'album, dove avete tutti i video di sorveglianza, nel caso ci sia la funzione di parcheggio, la sorveglianza di parcheggio, eventualmente i time lapse o le foto che avete scattato. Tornando indietro abbiamo poi accesso a tutte le impostazioni, le stesse che possiamo gestire dalla fotocamera, quindi la codifica, la risoluzione, la durata, l'HDR, la filigrana, tutte le opzioni che abbiamo visto prima le possiamo modificare anche da app. Ci sono tantissime impostazioni che chiaramente col telefono sono più comode perché non dovete interagire direttamente con il display della dashcam. Ora vi faccio vedere l'installazione che ho fatto sulla macchina. Allora, qui ho predisposto la basetta per la dashcam, non ho messo il film antistatico perché ho sbagliato posizione e l'ho dovuto buttare, infatti il fatto che ne danno uno solo, no buono. Mi sono predisposto i cavi di alimentazione della retrocamera che chiaramente sono passati tutti qua dietro nel bordino con la levetta che vi danno apposta. Bisogna poi scendere qua nel montante e andare al cruscotto, oppure andare dietro, viaggiare sempre qua sopra, tirando giù la guarnizione il cavo passa. Ho staccato ad esempio questo che è il montante della cintura che è incastro, ho fatto passare il cavo dietro, sono finito dietro, ho viaggiato sempre là dietro e ho messo la retrocamera in mezzo, che purtroppo non aveva una gran bella visione sicuro perché c'è l'alettone un po' ingombrante. Lì in quell'angolo a sinistra ho accumulato tutta la ricchezza del cavo perché ne avanza veramente tanto. Poi torniamo all'alimentazione che viaggia lì dentro, passa sotto il cruscotto, bla bla bla. Qua intanto manca roba perché sto facendo dei lavori. Sono arrivato con il cavo USB qui. E vedete che questo era il suo alimentatore da presa accendisigari che ho completamente smontato perché non volevo lasciarlo nell'accendisigari. Gli ho messo qua della colla a caldo, l'ho isolato, gli collego il mio USB e ho fatto una modifica qua sul cablaggio dell'accendisigari per lasciare tutta questa parte dentro così non si vede e continua a funzionare. Ho allungato un po' i cavi
vedete? Questo sarebbe il connettore dell'accendisigari, questa è la luce di illuminazione. Ho allungato un po' i cavi perché sull'impresa sono abbastanza corti, si staccano quando si tira via la plastica. Comunque ho fatto tutte le giunte isolate per permettermi di alimentare anche qui con una derivazione, di alimentare il mio caricabatterie senza averlo piantato nell'accendisigari, che mi rimane comunque libero e non si vede nulla. Quindi adesso tutti sti cavi verranno imboscati qua dentro, andiamo a fare un giro per provare come inquadra e riprende, soprattutto per la qualità video che dovrebbe essere altissima. Quindi è il momento di incastrarla. Mi raccomando, lei viene sempre via da sopra, ok, montata. Colleghiamo la retrocamera, colleghiamo l'alimentazione, qui poi ci sarà lo specchietto retrovisore, si vedrà chiaramente la dashcam, è anche un ottimo deterrente anche se non la usiamo con funzione di parcheggio, e da dietro si vedrà un po' meno, però si vede che c'è anche dietro. Adesso vi faccio vedere qualche clip che ho registrato di giorno, quindi con la luce del sole, dove chiaramente è più facile riprendere. Calcolate che il video l'ho montato e lo sto caricando in Full HD, ma la camera ha una risoluzione molto più alta e quando scaricate i formati direttamente dalla micro SD vi garantisco che si vedono ancora meglio. In questa fase non coprirò le targhe perché volevo appunto farvi vedere sia con la telecamera anteriore ma anche con la posteriore che si leggono benissimo, e vabbè, mi beccherò le conseguenze del caso al limite. Adesso vi faccio vedere qualche clip registrata di sera dove riuscirete a capire anche sull'anteriore quanto riesce comunque a identificare ad esempio le targhe, e mentre vedrete invece che sulla posteriore chiaramente la qualità è più bassa, di notte ne risente, e a un certo punto a fine video vedrete che inquadro la targa del mio furgone e comunque non si riesce a leggere, quindi anche di notte bene davanti ma dietro così ma ci sta. Tu sai uscire di qua? Sono molto affezionati sul beh, sì. Tu sai la strada per uscire? E dove finiamo? Inizia ad andare a sinistra, poi ti dico dove Ok. Da pensare che è successo tutto in improvviso. Stava benissimo, giocava e poi qua vai dritto. Allora, adesso vai a sinistra, vai dritto.
Per quanto riguarda invece la visualizzazione del contenuto della micro SD inserendola direttamente nel computer con un adattatore, all'apertura avrete queste 6 cartelle dove ci sarà la cartella delle foto registrate sia dall'anteriore che dalla posteriore, tutti i filmati di parcheggio, le registrazioni normali divise per back e front, dove nel front avremo dei file da 253 mega e per la posteriore avremo dei file da 63 mega. Avremo dei file che per quanto riguarda la posteriore saranno da 1 minuto, stessa cosa per i file dell'anteriore che saranno sempre clip da 1 minuto. Va bene, e questo è quanto. L'ho montata, sono soddisfatto. È un accessorio secondo me, ripeto, fondamentale, ce l'ho in tutti i miei mezzi praticamente, quindi bene così, mi è piaciuto come prodotto, non costa poco, poi se magari la prendete direttamente in Cina risparmiate qualcosina, però chiaramente il servizio di Amazon, averla già in Italia e tutto ha un costo. Questo è tutto, se vi è piaciuto il video un bel like, mi raccomando che non costa nulla, ci vediamo al prossimo video, prossima diretta, se passate in negozio vi offro un caffè. Ciao da Massi Dattoli.